Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Avete ragione, errore mio, calmi. Chiedo scusa. Succede nella vita, di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade. Dicevo... Giorno. Sì, quello sono io. Forse ti starei chiedendo come sia finito in quella situazione, ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, tornando a casa dalla palestra, vedo il bus rallentare e poi fermarsi. Dopo un po' decido che tanto valeva camminare. Tornando a casa vedo questa manifestazione e, come faccio sempre, inizio a registrare un piccolo video da conservare nel mio hard disk, fino a quando questo tizio non mi ferma, mettendo un dito sulla fotocamera. A quel punto l'amico con il cappellino inizia ad alzare la voce. Inizia uno strano stallo, non so come spiegarvelo, chi è delle mie parti lo capisce. È quella classica situazione dove non si lascia un centimetro e ci si aspetta che l'altro inizi a fare qualcosa, almeno questa era la mia percezione. E mentre ero convinto che sarebbe finita a schiaffi e pugnalate al petto, non è successo nulla. Sì, il tizio col cappellino e gli occhiali ha urlato un po', ma è quella furia nerd che uno comprende. La situazione mi aveva molto incuriosito e nei giorni seguenti, in realtà nelle settimane seguenti, le manifestazioni hanno continuato, che è una cosa molto rara che vedo fare. Ovvero, si manifesta una volta, poi ci si dimentica del topic. Invece questa, continuando, mi aveva incuriosito e avevo bisogno di un aggancio per capire e partecipare a un loro evento. Quindi cosa faccio? Inizio a cercare informazioni, inizio a cercare punti, gruppi e cose, non trovando nulla, poiché non facevo parte dei giri giusti. A quel punto mi sto quasi arrendendo. Poi però succede una cosa, mentre ascolto una delle loro radio. B1 Campus Einaudi interverranno l'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini. Fanno qualcosa al Campus Einaudi dell'università. Ottimo. Allora mi preparo, inizio, mi faccio bellino e vado. Non mi sarei perso l'evento per nulla al mondo. L'incontro organizzato dal collettivo. Da Autonomo abbiamo organizzato questa iniziativa e non pensavamo tanto. Ascolto con interesse tutti gli interventi, cercando di non farmi distrarre da quel dogo kawaii davanti a me, e potendo parlare da remoto con l'avvocato di Cospito, decido di fare 2 domande. Giorno. Volevo fare 2 domande all'avvocato, completamente diverse tra loro. La prima era perché nell'attentato c'erano 2 ordigni e viene detto che erano programmati per esplodere con una differenza di mezz'ora, credo. Se poi è stato detto che l'attentato era solo dimostrativo e non c'era la volontà, anche per il fatto che non era stato utilizzato il tritolo, di fare effettivamente dei danni alle persone. Questa federazione anarchica informale, per cui è stato riportato condanna a Cospito, è stata ritenuta autrice di circa 50 attentati. In 50 occasioni, in nessuna di queste 50 hanno causato vittime né feriti. Non è mai stata presa in considerazione che, essendo stata compiuta con polvere pirica, quindi non sicuramente con uno strumento detonante, ma bensì deflagrante, quindi diciamo con maggiore capacità, idoneità offensiva, e il fatto che fossero 2 ordigni artigianali, ovvero è stato sempre ricondotto tutta una volontà di uccidere, non è mai stata presa in considerazione che in realtà al pari degli stessi ci fosse una mera volontà di mandare un messaggio e non quello di uccidere. Allora è evidente che ci deve essere un principio di proporzione, e nel momento in cui viene travalicato quel principio di proporzione si smarrisce anche. Sono gli articoli 3 e 27, diciamo, che presiedono a questo principio stesso di uguaglianza nella differenza. Chiaramente 2 fatti diversi, diciamo, che hanno una idoneità lesiva, una idoneità di offensività diversa, dovranno essere punite con pene diverse. Nel nostro caso invece vi è stato questo appiattimento. La seconda domanda era come mai era stato introdotto al 41 bis nonostante era stato fatto antecedentemente già tutto il processo, e quindi se era considerato un pericolo doveva essere mandato al 41 bis prima. Anche perché la condizione legittimante il 41 bis si è avverata nel 2016, allorché Alfredo Cospito è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per un'ipotesi associativa. Già da quel momento lo stesso avrebbe potuto scontare la sua pena, che stava nel frattempo eseguendo, quella relativa ai fatti di Genova, al ferimento dell'ingegnere Adinolfi,
nonché l'ordinanza stessa di custodia cautelare in 41 bis, anche perché Alfredo Cospito in tutti questi 10 anni ha sempre scritto e interloquito e comunque avuto rapporti epistolari con persone all'esterno del carcere e ha sempre diffuso il proprio pensiero, che se era ritenuto eccessivamente sovversivo nel 2022 lo era certamente anche nel 2012, 13, 14, 15 e 16, per cui oggettivamente non si comprende perché a un certo punto, se non, io ritengo, per dare un segnale. Dopo questo risultato conseguito, i 20 anni conseguiti, si è pensato di ulteriormente alzare l'asticella per raggiungere questo reato che sostanzialmente in Italia ha scarsissimi antecedenti come il 285. Non si comprende perché in realtà ad Alfredo Cospito, se il problema fosse stato quello di impedirgli di comunicare con l'esterno, avrebbero potuto sottoporlo tranquillamente a uno strumento adeguato e proporzionato che è la censura. Invece immediatamente, come se per schiacciare una formica si fosse utilizzato un mattone. Mettendo da parte le antipatie personali, comprensibili o meno, la differenza tra un omicidio e un tentato omicidio non a livello umano e etico, poiché si scende nel soggettivo, ma a livello legislativo è molto ampia. Noi non possiamo mettere al 41 bis una persona che non c'entra nulla col 41 bis, perché questa non è la legge. E questo è tutto.